Eh sì, quando Maradona arrivò il Napoli era una squadra dimessa, oggetto di ironia e di battute che sfioravano il razzismo, pur essendo uno dei club che ha più tifosi al mondo. Questi tifosi si difendevano con la loro inesauribile capacità di sarcasmo. Agli screanzati veronesi che li invitavano a lavarsi o a tornare in Africa rispondevano per esempio con una battuta fulminante che disintegrava secoli di storia. Giulietta Nazzoccola. Era l'unico striscione nella partita di ritorno allo stadio di Fuorigrotta che però leniva la loro voglia di rivincita irrealizzata. Fu l'arrivo di Diego a cambiare tutto in solo 2 stagioni. Il presidente Ferlaino si convinse perfino a essere munifico, a spendere un po' delle entrate che la passione della città forniva. Un azzardo che il seguito del Napoli nel mondo giustificava anche dal punto di vista imprenditoriale. Ma fu Diego, ostinatamente trattato per giorni con il Barcellona dal direttore sportivo Antonio Giuliano, vecchia bandiera della società, subito ammainata senza gratitudine, fu la sua ostinazione a trasformare in 2 anni una formazione modesta in una squadra da scudetto. Quel successo, frutto anche della personalità umana di Maradona, che si esponeva in prima linea per i compagni, sia con i dirigenti della società, sia nei confronti dell'ipocrita mondo del calcio nazionale, fu festeggiato dalla cittadinanza come il riscatto di una città, purtroppo durato molto poco. Il seguito internazionale del Napoli, a New York come a Hong Kong, convinse la RAI a montare in pochi giorni una festa per lo scudetto alla quale parteciparono gli artisti più prestigiosi della città più ricca di fantasia popolare del nostro paese. Ebbi il piacere, insieme alla grande Lina Sasti, di essere il maestro di cerimonia di quella notte. Lo studio centrale era all'Auditorium RAI, zeppo di campioni campani come i fratelli Abagnale o di personalità della cultura come Francesco Rosi o Lina Wertmüller, Luciano De Crescenzo o Riccardo Pazzaglia. Ma fuori le telecamere registravano l'allegria irrefrenabile di una città, da Santa Lucia allo stadio di Fuorigrotta, dove c'era la banda della Nato e Pino Daniele, all'aeroporto di Capodichino, dove doveva atterrare l'aereo dei campioni proveniente dall'ultimo impegno del campionato ad Ascoli. Fu uno spettacolo irripetibile, programmato solo quella sera e mai più replicato, che vi riproponiamo per la sua eccezionalità. Tullio De Piscopo, James Senese, Enzo Avitabile, Lino Zurzolo si riunirono per cantare con Peppino Di Capri ed Edoardo Bennato e insieme a vecchie glorie come Pesaula e Jepson, detto Banche Napule, sfilarono sul palco uno dopo l'altro anche Teresa De Sio, Mario Merola, Nino D'Angelo, Fausto Cigliano e Renzo Arbore con Marisa Laurito e Beppe Vessicchio, che finirono per cantare con Maradona e i suoi compagni. E c'era anche, collegato da casa sua, il grande Massimo Troisi, l'unico napoletano che sosteneva, per scaramanzia, di non sapere nulla dello scudetto vinto dal Napoli e che fu capace di ironizzare anche sulla gioia esagerata della sua gente. Fu uno spettacolo con i ritmi del telegiornale e la leggerezza del varietà, quando la RAI era ancora capace di osare. Una nottata ancora adesso indimenticabile per il popolo di Napoli, scandita da O Sole Mio o Surdato Innamorato. Sono 18 anni, se permette. Andare sta vita e a te volo pensiero, niente voglio, niente spero a tenerti sempre a fianco a me. Sii sicura che sta amore con io sono sicura di te. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore si sta oh mio amore, oh mio amore, sarai con me. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore si sta oh mio amore.
stanotte non ti vedo, non ti senti in sti braccia, non ti va che sta faccia, non ti stregno forte in braccia a me. Ma scegliendo a scusione, mi fai chiagnere perché. Oi vita mia, oi cuore che stupore, si staga, oh mi fa amore, oh mi fa di questa raia per me. Lina Sastri, una grande attrice napoletana, accompagnata dal maestro Vessicchio, ha aperto con una canzone che è diventata un po' l'inno che i tifosi napoletani portavano in giro per tutti gli stadi d'Italia andando verso questa avventura dello scudetto. Con questa trasmissione Rai 1 vuole cominciare, vuole aprire una tradizione, vuole aprire la tradizione delle città in festa italiane ogni volta che si vince uno scudetto del calcio. Può sembrare un argomento fragile, ma abbiamo visto proprio qui a Napoli che il calcio e vincere uno scudetto ha un significato forse più importante, aggrega la gente, la fa sentire più amica, ed è per questo che siamo felici di cominciare questa tradizione proprio qui da Napoli, una tradizione che porteremo in giro per tutte le città d'Italia negli anni a venire. Grazie, e grazie a voi popolo di Napoli. Ma non era giusto fare di una trasmissione così, che il cuore di una trasmissione così non avesse legami con il resto della città. Non può essere tutto qui dentro questo auditorium. Quindi siamo collegati con Napoli, siamo collegati per esempio con lo stadio di Fuorigrotta, il teatro delle gesta del Napoli, campione d'Italia di quest'anno. Eccolo lo stadio di Fuorigrotta, guardatelo, guardate la gente di Napoli. Lo ha riempito anche questa sera, c'è folklore, ci sono bande, margiorette e anche grandi ospiti della musica del nostro tempo. E dallo stadio di Fuorigrotta possiamo passare a Santa Lucia. Santa Lucia, non partono i bastimenti questa volta, arriva entusiasta la gente di Napoli, guardate, credo che le strade siano intasate, non ce ne vorrà la gente che non vuole partecipare ad una festa così, ma credo che nessuno voglia tenersi lontano. Guardate, è veramente bello, c'è la gente insieme per il pallone, sì, per il pallone, ma forse non è poi così poco importante il pallone. E poi ci colleghiamo con l'aeroporto di Capodichino. A Capodichino in questo momento ancora l'aereo con cui il Napoli sta tornando dal pareggio di Ascoli 1-1, l'ultima partita di questo campionato, l'aereo non è ancora atterrato, non ci sono le immagini di Capodichino, fra poco arriveranno, e allora io passo a presentare un po' la gente che a Napoli fa lo sport e che gode e capisce di più la sofferenza, il sacrificio, quello che è una vittoria sportiva. Allora io chiedo a questi amici dello sport napoletano di alzarsi in piedi come si fa a scuola, gli altri applaudiranno e vi applaudirà tutta Napoli. Lo vediamo fra un momento. Adesso salutiamo la gente dello sport napoletano. Allora, l'Alfa Sprint Basket Napoli, promosso in A1. Eccoli là.
La Canottieri Posillipo, 2 scudetti. E adesso i fratelli Abbagnale, olimpionici, campioni del mondo. Con Di Capua. Bene, adesso passiamo invece al circolo Canottieri Napoli, i pallanuotisti famosi della Canottieri Napoli. Vorrei salutare anche qualche dirigente. C'è Carlo Rolandi, presidente della Federazione Vela, olimpionico, con Marino Corona, credo, della vela d'altura. Ci sono i campionati a Capri fra poco. Dov'è Marino Corona? Eccolo là sopra. Carletto De Gaudio, gioie e dolori della nazionale di calcio. E i ragazzi delle giovanili del Napoli. Nella loro tuta bene in vista il nome dello sponsor, Buitoni. Anche loro, mi si dice, con loro continua la tradizione secondo cui a Napoli i bambini si svezzano con le fette biscottate. Il 30% di queste fette sono vendute a Napoli. Non so se possono darmi le immagini dell'aeroporto di Capodichino. A Capodichino sono in attesa dei campioni. Bene, anch'io ho dei campioni. Per una volta si sono vinti tanti modi di interpretare la propria professione, unirsi per essere più grandi, e alcune grandi star dello spettacolo napoletano, della musica napoletana. Napoli è un laboratorio della grande musica moderna napoletana. Si sono riuniti per una canzone che vuole essere, e una volta era dedicata a una donna, in questo caso forse è dedicata a una squadra che rappresenta un sentimento. Allora, da destra, James Senese, Tullio D'Episcopo, Enzo Avitabile, Lino Zurdolo e Peppino Di Capri per una maladia, tu sei una maladia, dedicata al Napoli.
possa offrire lo spettacolo della musica italiana insieme uno striscione fra i tanti recentemente letti nelle strade di Napoli diceva: scusate il ritardo, 61 anni per aspettare uno scudetto, una storia lunga, bella, sofferta. Incominciò con un presidente che si chiamava Reale, mi dicono, poi ci fu il tempo da Scarelli, ma è una storia che noi racconteremo per piccoli flash, solo per ricordare a chi guarda questa varietà, a chi guarda questa aggregazione di Napoli, che cosa è stato nella società italiana anche il Napoli con il suo calcio. Il primo grande idolo, la racconteremo per idoli ovviamente in una serata come questa, è stato Sallustro, Attila Sallustro. Bene, Peppino Mariconda, collega, amico, esperto di cavalli, ha fatto un bellissimo documentario sulla storia del Napoli. Ho saccheggiato da questo documentario, questo è un ricordo di Attila Sallustro, con le parole del decano dei giornalisti sportivi napoletani, Di Nanni. Vediamo questo filmato dove c'è Sallustro. Il primo campionato fu un vero disastro, un solo punto in 18 partite. Il cavallo, emblema della città, diventa Ociuccio. Le prime grandi imprese calcistiche di Napoli sono legate al nome di Attila Sallustro. Attila era l'idolo dei ragazzini, l'idolo degli anziani, ma soprattutto l'idolo delle belle ragazze, perché Attila era un ragazzo, un giovane molto bello, molto fascinoso, aveva il carisma del campione e quando partiva palla al piede dal centrocampo difficilmente sbagliava il gol. E i 20.000, perché tante stavano nelle tribune, impazzivano per lui. E questo è Attila con la sua balilla. Signori, Attila, erano altri tempi, non prendeva soldi dal Napoli, giocava gratis e un giorno il presidente gli regalò questa balilla. Bene, gli avvenimenti si susseguono, il mio occhio è sempre puntato sull'aeroporto, sulle immagini dell'aeroporto, ma non so se ancora sono collegati gli Stati Uniti, ancora no, manca qualche minuto. E allora vi devo dire perché gli Stati Uniti hanno chiesto da New York, da Detroit, da Toronto di sentire, di vedere, di essere partecipi di questa festa. Partivano con i bastimenti, poi è arrivata la seconda, la terza generazione di emigranti, ma è rimasto il cuore qua e una squadra di calcio rappresenta anche là oltreoceano qualche cosa di importante. Non vorrei esagerare perché è facile esagerare in una serata così. Bene, noi vogliamo salutare allora questa gente d'America, non so se è ancora collegata, fra poco, speriamo che possano collegarsi nel momento più bello, quando arriva la squadra, ma intanto allo stadio di Fuorigrotta, credo sì, sia pronta una banda, come nelle migliori tradizioni, la banda della NATO.
Grazie. Stadio di San Paolo. Ritorniamo nell'auditorium della RAI di Napoli e voglio farvi vedere quanto sono belle le donne napoletane. Luisa Rivelli, Patrizia Pellegrino, in piedi, Clelia Rondinella, Marina Viro e Marina Suma. Marina Suma, ecco, travolta da questo entusiasmo per una squadra che vince uno scudetto del calcio. Sì, mi sembrava il minimo e doveroso venire qua, insomma, a rendere omaggio a Napoli. Quindi così, sono stata molto felice di essere qua e festeggio insieme a tutti. Bene, Viro. Viro, felice, contenta anch'io, entusiasta. Rondinella. Più felice di così. Pellegrino. Un messaggio dai giovani di Ban della presidio della tossicodipendenza di Torre Annunziata. Ognuno nella vita ha uno scudetto da vincere, è giusto. Grazie. Luisa. Io sono napoletana d'adozione, però mi sento proprio veramente con il cuore qui a Napoli, perché lavoro qui a Napoli ormai da tanti anni per il mercato del sabato. Grazie. E adesso torno nell'altra parte dello studio. Ci colleghiamo con Santa Lucia o ci colleghiamo con Capodichino? Santa Lucia, Luigi Necco, dici che cosa succede là? Come si fa a dirlo? Fanno più presto il regista Moretti e la regista Carbona da qui a farvelo vedere. Allora, Santa Lucia è qualcosa di straordinario. Andate a pescare, eccola qua la gente che ha festeggiato in Napoli ed è una settimana che questa festa spontanea si svolge molto da Santa civile, Lucia alla molto sanità. Civile però. Molto civile, si capisce, salvo il margine di incidenti provocato dalla massa. Tuttavia stasera tutto è estremamente corretto e dovrebbe continuare così, perché l'aspettativa dei napoletani per la loro squadra finalmente campione è grande. Questa è la gente che potete vedere a Santa Lucia, ma non c'è strada di Napoli in questo momento, da Piazza Plebiscito a San Ferdinando, dalla Sanità, dalla Stella, fino a Fuorigrotta, fino a Mergellina, che non sia intasata così, che non sia piena di gente che agita bandiere, che spara magari qualche fuoco d'artificio in anticipo su quel grande incendio che invece dovrebbe verificarsi domani sul Vesuvio, quando il tricolore sventolerà o perlomeno fumerà sul Vesuvio. Bene, questa è la gente dove vengono a pescare quelli che vogliono raccontare l'umanità di Napoli. Sono questi i volti, se scendete con le telecamere a vederli da vicino, sono questi i volti che vengono usati da tutti, sono stati usati da De Sica a Nanni Loi, dai grandi dello schermo ai grandi della letteratura, per raccontare i drammi ma anche la gioia. E quale gioia più grande di questa, attesa per 61 anni e adesso esplosa in una maniera estremamente spontanea, estremamente poco controllata ma estremamente confortante, perché a parte le bandiere, i pupazzi, gli striscioni, ce n'erano di poetici, ve li ricordate, ve li ha ricordati Gianni Minà poco fa? Questa è la gente che saluta non soltanto lo scudetto, ma saluta l'occasione vera. Vedo Necco, ci siamo collegati con Capodichino, il Napoli campione d'Italia sta arrivando e io vi chiedo un applauso per salutare anche tutti i nostri